Ciao a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo video di Tickets for Life. Come avete visto siamo rientrati dalla Spagna. Siamo rientrati perché volevamo passare insomma le feste di Natale con le famiglie. Avevamo da chiudere un po' di lavori, da sbrigare diverse faccende e tra le varie cose dobbiamo anche portare avanti alcuni lavori sul nostro van. Abbiamo già svuotato tutto. Abbiamo tolto le lenzuola del letto, abbiamo svuotato tutti gli armadi, abbiamo tolto tutti gli oggetti che abbiamo portato con noi ed è risbucato il mitico avvitatore. Abbiamo già preso delle tavole di legno e siamo quindi già pronti per fare nuovi lavori. La vita del van life era anche questa. Il nostro viaggio è servito anche per capire cosa fosse da cambiare, oltre che per prendersi un po' di pausa. Abbiamo da cambiare diverse cose e quindi ci mettiamo subito al lavoro. Allora, qui vedete abbiamo tutto il nostro vano pompe, cioè che poi è una pompa sola. Abbiamo ancora da fissare questi sportellini con le cerniere, quindi questa è una cosa che faremo. Un'altra modifica da fare è di fare qui un'insenatura per vedere il livello dell'acqua all'interno del serbatoio, perché così non si capisce quanta acqua ci sia, perché non si vede il livello. Andiamo a rimuovere questo. Abbiamo fatto un po' di manutenzione al serbatoio, abbiamo svuotato l'acqua, abbiamo controllato tutti i rabocchi dei tubi, la pompa funziona bene e quindi il progetto qual è? Il progetto è di sostituire tutti i tubi. In questo modo andremo a mettere anche i tubi per la futura doccia e per la futura acqua calda, quindi abbiamo ordinato i pezzi, quando arrivano si monta tutto, sostituiamo tutti i tubi con quelli un pochino migliori e poi mettiamo tutti i raccordi rapidi. Per quanto riguarda invece il vaso di espansione della fiamma abbiamo riscontrato delle micro perdite, probabilmente la membrana non chiude bene e quindi abbiamo deciso di sostituire anche il vaso di espansione. Ne prenderemo un altro uguale e lo sostituiremo a questo. Poi eventualmente ho letto in alcuni forum che molti hanno aperto il vaso e hanno aggiunto un po' di silicone nella chiusura, perché la membrana di base, insomma quella sua di casa, non è che sia molto efficace nella chiusura. Vedremo, magari è questo vaso che è nato male, ne prenderemo un altro uguale, lo sostituiamo tutti gli attacchi con quelli rapidi e magari questo lo teniamo di scorta, oppure ci facciamo un intervento sulla membrana, vedremo insomma. Andrò a fare 3 tagli in modo da avere sempre la situazione del livello e avere anche una bella robustezza di tutto il pezzo. Benissimo, questi sono i tagli che abbiamo fatto. Questo si va a riposizionare qua e in questo modo abbiamo queste feritoie per controllare il livello dell'acqua nel serbatoio. 3 feritoie separate in modo da avere comunque il pezzo tutto bello robusto. Ora vado a richiudere tutto e si va avanti. Ora iniziamo il montaggio del pensile. Il progetto qual è? Abbiamo questa tavola e andremo a fare il pensile in questa posizione così. Andrò a levare il tavolo perché sotto vogliamo costruire un mobiletto lì in fondo che viene fuori di una ventina di centimetri, in modo che poi la base di sostegno sarà una striscia che va su a coprire tutto lo striscione e faremo un'altra base di sostegno per il mobile. Ma iniziamo subito il lavoro così poi capirete meglio. Allora, di base diciamo che questa tavola andrà fatta andare contro la parete, quindi la devo sagomare tutta con questa forma, no? E farà da supporto poi per la mensola che andrà messa così. Poi sull'altro lato, quando monteremo la doccia, qui aggiungeremo altre tavole accanto, metteremo il rivestimento bianco e avremo la cabina della doccia. Cabina doccia che avrà questa dimensione. Quindi ora prendiamo tutte le misure per fare il taglio sagomato e poi la sistemiamo. Abbiamo fatto un primo taglio che ora bisogna andare un po' a tentativi e poi andare di precisione millimetrica successivamente. Smussato anche l'angolo basso e ora andiamo a vedere come ci sta. Ok, ora c'ho da smussare quest'angolo, prendere tutta la misura perfetta e andarlo a far sbattere contro. Ora andrò a fare tutto
il profilo. Come si fa a fare un profilo? Bene, io so che nel punto che mi interessa a me devo stare a 4 cm dal bordo, quindi faccio scorrere il metro e segno tutti i punti a 4 cm. In questo modo faccio tutto il segno, cioè in realtà l'ho già fatto, e in questo modo ho disegnato il profilo preciso, perfetto. Ora andrò a fare tutto il taglio sagomato in questo punto e andrò a seguire l'andatura della parete. Per ora metto una tavola sola, poi aggiungerò altre tavole accanto per fare la parete vera e propria della doccia. Al momento ci interessa fare questa mensola sopra la dinette e costruire il mobiletto sotto al tavolo. Poi andremo a costruire anche la mensola con le ante che va messa qui sopra. Benissimo, la tavola è tutta sagomata, ora andiamo a provare se ci va. Inseriamo la tavola qui dentro. Così verifichiamo che chiuda bene. Benissimo, la tavola va bene. Ora la fisso con le viti e poi si prosegue il lavoro. Ora andiamo a posizionare la tavola che va sul lato destro del tavolo. Quindi anche qui ora dobbiamo fare tutto il profilo per farlo aderire alla parete. Come vedete va alla perfezione. Ora è solamente da avvitare. Qui abbiamo messo altro Reflectix, che visto ce l'abbiamo lo usiamo, e ora andiamo a mettere questo davanti. Eccoci qua, abbiamo tagliato anche questa tavola che andrà messa qui. Ora andiamo a mettere la mensola che appoggia qui sopra. Questo è tutto avvitato bene e si mette questo. La mensola è fissata. Ora però si è fatto buio e quindi dobbiamo staccare e proseguiamo domani. Intanto vi faccio vedere qui com'è tutto fissato. C'è tutte le rifiniture da fare, qui ci sono tutte le viti e questo regge bene. Poi verrà tutto chiuso ai lati, messi gli sportellini e una rifinitura qui sotto. Rieccoci qui al lavoro. Abbiamo tagliato questa tavola che fa da supporto per il tavolino e da spalliera del mobiletto che verrà creato qui sotto. Quindi ora lo avviteremo sulla panca e così prenderà forma tutto quanto. Vedete sopra c'è già il pezzo che abbiamo montato ieri sera. Procedo con l'avvitatore. Ora inseriamo questo pezzo che andrà qui e che mi farà da base per il tavolino. Benissimo, anche l'appoggio è fatto. Ora andiamo a posizionare il tavolo e appoggia su questo punto così. Qui sotto appoggia da tutte le parti. Ora lo andremo ad avvitare su questa parete di lato e qui abbiamo questo appoggio. Così il tavolino è ben saldo ed è più rifinito rispetto a prima. Ed ecco che ho fissato il tavolo. Ora è tutto più stabile, molto più stabile di prima. Sotto è tutto avvitato a questo pezzo, a questo listello di legno. Ho messo anche una vite qui di lato e qui poi verranno messe due ante perché qui sotto ci verrà un mobiletto per metterci altri utensili di cucina. C'è anche questa bella angoliera e quindi piano piano prende sempre più forma. Qui abbiamo rimosso il pannellino che c'era in precedenza e ora qui andiamo ad attaccare questa striscia che sarà il sostegno del pensile che va qui sopra. Abbiamo tagliato questo pezzo e ora lo andiamo a inserire esattamente qui così, in questa posizione, e questo sarà il pensile del mobiletto sopra la cucina. Ora lo avvito e sistemo anche questo pezzo. Ora andiamo ad avvitare questo che è il supporto dello scaffale.
abbiamo i sostegni fissati e andremo ad avvitarci questo pezzo qui. Questa che vedete qui invece è una scaletta che abbiamo comprato in un negozio di bricolage. Si apre lo scalino in questo modo, così permette di salire meglio sul letto. Vedete come è fatto? Molto comodo, resistente e robusto. Si sale con 3 scalini e si può accedere alla camera da letto. Qui piano piano andiamo a completare questo scaffale. Intanto questa pensilina, però fuori è buio e quindi continuiamo domattina. Buongiorno ragazzi, un'altra giornata di lavori. Finalmente è uscito il sole, ci voleva dopo giorni e giorni di pioggia e quindi proseguiamo. Allora, qui ho ripristinato la situazione mettendo questo pannello tutto a filo con la paretina. Qui c'è la mensolina del pensile. Come vedete ho sagomato tutto questo pezzo che andrà messo in questa posizione. Devo fare ancora dei piccoli ritocchi perché non so se c'entra bene. Vedete, devo tagliare un pezzettino qui, limare quest'angolo, accorciare qui. Bisogna andare un po' a tentativi perché c'è da fare tutta la sagomatura. Alla fine verrà tutto chiuso in questo modo. Di qua abbiamo quest'altro in fase di costruzione. Qui abbiamo chiuso questa parete. Qui ora dobbiamo capire se mettere provvisoriamente un'altra mensola, perché per ora la doccia ancora non la facciamo e quindi sfruttiamo questo piano d'appoggio. E poi la doccia la faremo in un altro momento. Qui come vedete ho tolto uno sportellino perché ora vi mostrerò che cosa sta succedendo. E qui come vedete c'è Marta al lavoro. Qui è tanto lavoro anch'io. Sì, Qui abbiamo lo sportellino che ho tolto di là. E che cosa fai Marta? Allora, in questo momento inizio a dare il prime, ovvero il fondo all'acqua, sugli sportellini dei pensili che stanno sopra il letto. Quindi gli darò questo prime bianco coprente, poi dovrà asciugare circa 12 ore, a quanto c'è scritto sulla confezione, e poi darò un colore. Lo sveliamo il colore? Non lo so, perché devo fare la prova, perché se poi non ci piace lo sveliamo, ma... Vabbè, intanto diamo il prime e poi vediamo. Infatti, aspettate un attimo, è meglio dare il prime, perché se poi viene male... E poi ci rimango male anch'io, Com'è? Finito? Finito, ho fatto il primo primo fatto lato. Ci sono anche gli assistenti che vogliono della regia che vorrebbero lasciare un'impronta indelebile sulla vernice, un po' come si fa a noi da quando si trova il cemento fresco sul marciapiede e Walk tac. of Fame, sai, la cosa degli artisti. E si vuole lasciare e Romeo l'impronta. è un po' artista lui. Guardateli qui. Ciao Romeo. Lui è l'artista, si chiama Romeo. Benissimo, mentre Marta dipinge qui, io vado a provare questo pezzo che ho appena tagliato per vedere se mi entra dentro il mobiletto. Perfetto, questo ora calza a pennello. Qui c'è anche questa battuta per non far cadere la roba. Questo si avvita, qui si chiude. Ora andiamo a fare lo striscione per coprire questa parte. Vado a creare poi una battuta in modo da fissare i pezzi ad angolo, così. Qui sopra chiudiamo questo striscione in questo modo, vedete, in questa maniera, quindi tutto a filo. Qui il cornicione è fissato, vedete, va sotto la guarnizione, qui fa l'angolo perfetto in questo modo e chiude tutto. Questo mobiletto è montato e quindi si può proseguire. Bene, nel frattempo è arrivato un altro scatolone, un altro pacco che apriamo subito. Ecco qua, abbiamo preso finalmente i tubi dell'acqua, quelli blu per l'acqua fredda, quelli rossi per l'acqua calda e tutti i raccordi rapidi. Quindi sono tutti i raccordi rapidi che non necessitano quindi di quelle fascette che non tengono mai niente. Questi semplicemente con una pressione permettono di montare tutto l'impianto idraulico. Così in questo modo possiamo avere tutta una tubazione più sicura, tranquilla e anche più facile da
da intervenire in caso di bisogno. Vedete come sono fatti? Questi si inseriscono e non viene più via. Tiro, non viene più via perché va a pressione, non riesce più di tirarlo via. L'unico modo per tirarlo via è fare pressione su questo anello. Un'altra cosa poi che abbiamo preso è questa qui, una livella per quando ci parcheggiamo e posizioniamo il van per la notte, insomma per il giorno, per mettere un piano. Ora andiamo a montare quest'altro di pensile. Ho già montato questo pezzo qui che fa la chiusura, l'ho avvitato da sotto, da tutti i lati, e quindi qui chiude da tutte le parti per bene. Questo pezzo è tagliato, ora si mette, vediamo se ci sta. Perfetto. Benissimo, prende sempre più forma, ho messo questa stecca sopra e qui ho fatto un divisorio che ora andrò a fissare. In questo modo abbiamo due scomparti. Avvito anche questo e poi prepariamo gli sportellini delle ante del pensile. Buongiorno ragazzi, una nuova giornata, è uscito il sole e oggi si va avanti con i lavori. Vi sveliamo il colore. Nelle dita, lo vedi? Eccolo qui. Che dite? Il colore si chiama mela verde. Il colore mela verde che abbiamo fatto poi la prova, cioè Marta ha fatto una prova del colore, facciamo vedere ai nostri telespettatori che siamo colore. Mike, buongiorno. Sì, vedete, questo è il colore. Vediamo come viene, dai, sì. Facciamo una prova. Qui c'è sempre il serbatoio, questo un po' in giorno lo monteremo, per ora sta qui e applichiamo il colore. Cioè Marta ora applica. Proviamo perché colore. È asciutto, vediamo come viene. Così almeno avremo un bel tocchettino di colore, di vitalità sul nostro camperino. Questo è il fondo, il prime. E ora... Sì, che è asciutto perché sono passate 12 ore. Sì. Questi sono colori ad acqua, diciamolo che sono... Sì, sono ad acqua. È uno smalto ad acqua per la precisione. Quindi non sono tossici. Sì. Quindi anche all'interno ripartiamo dal completamento di questi lavori ai pensili. Un altro lavoro che vogliamo fare è di mettere un'estensione per il tavolino del lavello. Quindi questo qui sarà un pianale che si piegherà e si aprirà il libro. Utilizzeremo queste. Ora li attacchiamo, li avvitiamo e attacchiamo tutto. Fissiamo questi qui per bene, poi come vedete qui c'è una molla e si abbassa. Perfetto, tavolino pronto, come vedete perfettamente in piano l'appoggio perfetto. Qui ci sono i fermi, basta levare i fermi e abbassare il tavolo. Quando vogliamo aprire il tavolino basta tirarlo su, tacchete, ben incastrato e abbiamo una bella superficie d'appoggio in più. Ho anche tagliato l'antina che va qui sopra, vedete, una qui e una di qua, due anti che vanno a chiudere tutto. Ora le mandiamo in reparto pittura e poi si fissano. Anche questo l'abbiamo fissato e qui sotto ci verrà il mobiletto sotto al tavolino. Perfetto. Mentre Marta dipinge le antine andiamo ad aprire un nuovo pacco. Qui abbiamo questo pacco che andiamo subito ad aprire. Eccoci qua. Qui praticamente abbiamo le barre per il portapacchi. Quindi andremo a montare, sono 3 barre da mettere sul tetto, ne montiamo 2 al momento, nella parte centrale, che ci serviranno per montare in futuro altri 2 pannelli solari. Allora, questa qui è la barra che abbiamo preso, ora vi faccio vedere come si monta. Ci sono questi pezzettini che si attaccano qui così e poi ci si mette questo sopra, questa posizione. Questa è la base d'appoggio che va avvitata. Questi invece sono i sostegni per il portapacco. Come vedete c'è anche la chiave di sicurezza per l'antifurto. Ora andiamo ad avvitarle con questa chiave a brucola e si fissano sul tetto. Questo è ben saldo, non si muove più, è ben fissato. Ora li fissiamo tutti.
E voilà, abbiamo montato le 2 barre. Ora devo mettere i sostegni a chiudere e poi il tappino con la chiave ed è tutto pronto e fissato. Ora con queste placchette andiamo a fissare la barra qui sopra. Abbiamo il dadino. Questo è ben saldo. Ok, anche questo l'abbiamo fissato. Ora si chiude tutto e completiamo il lavoro. Lavoro finito. Qui sopra in futuro metteremo altri pannelli solari. Un letto. Oppure chissà, una tenda, dice Marta, laggiù dov'è? Un terrazzo panoramico. Ci facciamo il terrazzino, l'aperitivo, no? Ci facciamo il tavolino, chissà. Studieremo, magari facciamo un rialzo, ci si monta un altro qualcosa. Bella idea, no? Altra giornata e proseguono i lavori. Stamattina abbiamo messo questa fascia qui a rifinire il bordino sotto, vedete, tutto chiuso. Abbiamo tappato quella zona e anche qui sopra abbiamo fatto una cornice. Ora il prossimo lavoro che c'è da fare è di montare questi faretti. Questo andrà messo qui in modo da avere una luce di lettura sulla dinette. Verrà una luce esattamente come queste, vedete, basta premere. Queste semplicemente col tatto, qualunque punto tocco, si accendono e si spengono. Un'altra l'abbiamo montata laggiù e 2 andranno messe qui sotto in modo da avere la luce di lettura sotto la dinette. E anche questo faretto è montato, vedete, orientabile in tutte le direzioni. Anche il secondo faretto l'ho montato, ora poi ci sarà da collegare i fili elettrici. Però insomma vedete che prende sempre più forma, molto bellino. Un'altra piccola modifica che abbiamo fatto è di mettere questo laccio per chiudere il frigorifero. Una semplice ventosa, tacchete, e questo non si apre più. Questo l'abbiamo avvitato al mobiletto all'interno, vedete laggiù. In questo modo anche il frigorifero è ben saldo quando si viaggia. Ora proviamo un attimo a ricollegare la batteria dei servizi che l'avevo un attimo staccata. Qui ho collegato la batteria e ora colleghiamo il pannello solare. Quindi andiamo a chiudere e vediamo quanto carica il pannello solare con il sole. Piano piano sale, carica sui 50 watt, ma abbiamo ancora gli alberi davanti al sole e il sole è basso, quindi per ora carica in questo modo, ma piano piano salirà di wattaggio. Comunque la batteria servizi è anche praticamente carica, è il 95%, quindi 92% la batteria. È stata una settimana staccata, però ha mantenuto la carica, anche perché non ho attaccato praticamente niente se non le lucine. Però ora gli diamo una caricata col solare. Di qua intanto prosegue il reparto pittura. Dipingo. Abbiamo anche l'assistente dei lavori, come vedete, l'assistente della regia, che si dice: come viene sto campierino? Viene bene? Ti piace? Ti piace? Ti piace? Mau. Ci sono anche gli assistenti ai lavori, come in tutti i cantieri, che si rispettino. È venuta a controllare la vernice. È venuta, è lei e Luna. Venuta. Ciao Luna, ti piace? Questa non è da leccare, mi raccomando. Perfetto, qui sopra abbiamo sistemato anche il cornicione che aveva dei piccoli difetti da sistemare. Insomma, via, piano piano si sta completando tutto il lavoro. Ora proseguiamo i lavori di rifinitura e siccome qui abbiamo questo bordo da sistemare, andremo a mettere questa cornicetta in questo modo, viene tutto più rifinito. Anche questa è fatta. Buongiorno, un'altra giornata. Allora, come potete vedere, qui abbiamo una luce che era quella che c'era prima e ne abbiamo aggiunta una seconda da quest'altra parte. In questo modo possiamo accendere la luce sia da dentro che da fuori, e abbiamo messo anche una presa a 220. I fili passano dentro al corrugato e vanno dentro le canaline. In questo modo posso accendere la luce sia da dentro, facendo da qui, e sia quando si apre il portellone dietro possiamo accendere la luce laggiù. Ora andremo a sostituire i tubi dell'acqua.
e faremo passare i tubi dentro a questa protezione. Come vedete lì sotto c'era già la predisposizione con i due fori, quindi ora non faremo altro che andare ad inserire il tubo all'interno di quel buco. Ci inseriamo questo e poi lo tagliamo alla misura giusta. Questo tubo qui l'abbiamo inserito, come vedete entra qui, arriva fino in fondo sia di qua che di là, e nella parte interna abbiamo il tubicino blu che ora andremo ad attaccare qua. Ci sono gli attacchi rapidi, questo si avvita qua sopra e questo si inserisce qui così a pressione, e una volta messo non viene più via, si avvita qua e avremo quindi una bella tenuta contro le perdite d'acqua. I lavori procedono, abbiamo fatto un po' di interventi e come potete vedere ecco i pensili nuovi color verde, guardate belli, questi sono i pensili tutti colorati, quindi il colore ci sta veramente bene, sono molto bellini. Ora andiamo a mettere anche questo qui qua sopra. Per l'inverter ho cambiato anche i cavi, ho voluto mettere quelli da 25 mm che sono più grandi e reggono meglio la temperatura. Qui come vedete abbiamo messo un portarotolo e qui ci metteremo poi le presine, i gancetti con le presine, i forchettoni, tutte queste cose qua. Fuori è buio però i lavori procedono. Qui abbiamo fatto un altro sportellino come vedete, che è come quelli dietro, e qui davanti abbiamo questi qui bianchi, vedete, uno di qua e uno di qua. Mancano solamente i pulsanti per bloccare tutte i vari sportellini, le varie arti. Ora si mette questo pezzettino, il pulsante, e si avvita. Ok, questo qui l'abbiamo fissato per bene, infatti ora quando andiamo a chiudere vedete il mobiletto è ben saldo e chiuso. Ora passiamo a montare quell'altri. Ok, anche qui abbiamo messo il pulsante, quindi si chiude e così è bloccato perfettamente. Qui nel frattempo vedete i mobiletti finiti e anche di sotto abbiamo messo il mobiletto col pulsante che si apre, vedete? In questo modo si apre e chiude e questo è bello fisso. Buongiorno, altra giornata di lavori. Stamani come vedete abbiamo rimosso il materasso e andremo a mettere tutta la carta da apparati sulle pareti. Qui ci sono gli sportellini completati come vedete, va messo il tutti questi qui che sono pronti, si aprono e si chiudono. Ispezione. Andiamo a mettere un po' di isolamento negli angoli che abbiamo notato sono un po' freddini. La carta da apparati molto bellina. Sì, andiamo anche per me è bellina. È molto bellina. Ora ve la poi faccio ci vedere. direte la vostra se vi è piaciuta. Ve la facciamo vedere subito e si taglia. Questo qui è il foglio di carta da apparati. Abbiamo tagliato il primo pezzo, ora lo andiamo subito a provare. Bene così. Allora, la colla è già pronta, non va preparata. No, è già pronta. Come la vedo. Diciamo che questa è la posizione. Ora andiamo a fare le strisce, i tagli e poi lo andremo a incollare. Eccoli qua, la carta da apparati è piazzata, abbiamo fatto i tagli, ora manca solo da incollarla e questo è l'effetto finale che viene. È molto bella, questa qui ci piace molto, ha questi bei colori e questo tema con le foglie che ci piace tantissimo. Ed ecco qui tutta la parete pronta, anche su quest'altro lato, vedete come è venuta bene. Poi si rimetterà il materasso e quindi è pronta. Ora ci è venuta anche un'idea di mettere la stessa carta, quella avanzata, qui sotto. Ora proviamo a vedere come ci sta, che se viene bene viene un bel lavoretto.
Eccoci di nuovo qua. Abbiamo incollato le due pareti e qui abbiamo incollato anche la parte sotto, vedete come viene bello. Ora andiamo a mettere quei pannellini che rimangono su quella striscia e così completiamo anche la carta d'apparati. Bello, ci piace, prende sempre più forma. Allora che si dice? Top! Abbiamo completato tutto il lavoro, guardate come chiude bene, come è bellino. Tutto sotto, sembra un mobile unico. Eh sì, perché questa fantasia? Perché mi piaceva tanto, cioè, non c'è un perché. E poi anche di qua è chiuso, vedete? Mi piaceva. E c'è questo foliage, si chiama foliage? Sì, penso di sì. Non lo so, mi dà l'idea della natura che a me piace tanto, del verde che ha un colore bello e mi fa sentire bene, insomma, ecco. E anche le ultime rifiniture sono finite, perfetto, non si vede più nemmeno le viti, tutto chiuso. Abbiamo preso anche 4 foglie, le abbiamo tagliate e le abbiamo messe qui sopra, così è tutto molto più bello, prende sempre più forma e più vitalità questo van. Buongiorno ragazzi, siamo pronti per partire. Ora carichiamo tutto il van, come vedete questa è la rifinitura. Ora mettiamo tutta la roba dei mobiletti, qui è tutto da stivare. Qui sotto abbiamo caricato dell'acqua, qui come vedete abbiamo già messo il primo cassettone. Facciamo vedere anche le ultime rifiniture. Qui ci sono le foglie sulle antine, qui c'è il cuscino ricucito, il mobiletto sotto alla dinette, qui c'è l'inverter con tutti l'impianto elettrico, il frigorifero sta già freddando, questo è il panchetto per salire sul letto e qui vedete abbiamo messo anche una cassettina portaoggetti sul pensile, vedete come viene. Dentro abbiamo tutto il vano di stivaggio e quindi ora carichiamo il van e poi si parte. Stiamo caricando tutta la roba dentro, vedete inizia a riempirsi. Qui dentro abbiamo tutti i panni, vedete qui dentro i panni sono nell'armadio. Nella dispensa c'è tutta la roba per la colazione e per mangiare, insomma. Dentro ci sono un po' di pentolini e nella cassapanca abbiamo tutta la dispensa. Ancora ci abbiamo da infilare un sacco di roba, poi ora riempiamo il frigorifero e poi piano piano si parte. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo finito i lavori e siamo ripartiti. Ebbene sì. No, finito è una parola un po'... Sì. È grossa. La seconda fase. Ecco, diciamo, siamo più precisi. La seconda fase dei lavori è terminata. L'upgrade. Un upgrade, esatto. E siamo ripartiti. Di questo van. Che è troppo generico dire van. Sì, però. van è un po' generico. In realtà è il nostro van, il no? nostro van che ha anche un nome. Ebbene sì. Abbiamo fatto un indovinello che... Sì, abbiamo lanciato un indovinello così con 3 possibilità e qualcuno di voi ha indovinato, altri no. Quindi possiamo svelare il nome. Possiamo svelare il nome. Come si chiama il nostro van? Il nostro van si chiama 1, guarda c'è anche il sole 2, che ci illumina. 3 Charlie. Yeah! Olè, ma vogliamo spiegare il motivo per cui abbiamo dato questo nome? Esatto, si chiama Charlie perché, allora diciamo anche per 2 motivi. Sì.
Uno è legato al fatto che comunque ti avevi un gatto in casa che ti piaceva tanto, è stato tanti anni in casa con te, con la tua famiglia, ci eri tanto legato, era molto affettuoso e quindi... E si chiamava appunto Charlie. Appunto Charlie, questo gattino purtroppo non c'è più, per morto di vecchiaia, diciamo, quindi Sì. è rimasto insomma un vuoto da colmare, quindi il nome già gli piaceva e piaceva anche a me. E poi è successo che, come sapete, Federico è andato a Berlino. Vi metto il link in descrizione, per chi non l'avesse nel visto. menu e giù in descrizione. È andato a Berlino per il primo contatto con il venditore, per appunto comprare questo che all'epoca era un furgone, ora è van, ma all'epoca era un furgone. Vedete tutti i nostri video per capire come l'abbiamo camperizzato. E il primo giorno insomma ha preso il contatto col venditore, gli ha fatto vedere dei vari mezzi e poi giusto? Sto raccontando. Come vedrete del video, se lo guardate, io nell'attesa che si sbrigassero tutte le varie pratiche, ho fatto un giro della città di Berlino. Esatto. E dove sono capitato? A Berlino chi c'è stato sa che ci sono, diciamo, 3 o 4 punti salienti da non perdere, il muro eccetera eccetera, e poi c'è anche il famoso checkpoint Charlie, appunto. Sì. Fatto vuole che quando ero lì intorno al checkpoint mi è arrivato un messaggio dal rivenditore, sì, esatto, dicendomi che era pronto il mezzo e che eravamo pronti, sì, e che sarebbe stato pronto per la consegna. Ovviamente era già stato scelto tutto quanto, quindi non so, l'abbiamo interpretato come un segno, e proprio lì nel checkpoint Charlie è arrivato il messaggio che appunto questo Charlie era per noi. Poi ci piaceva il nome per il gatto e quindi poi comunque Charlie è un nome che ci è sempre piaciuto. Sì, appunto, anche quello, e quindi alla fine la somma delle varie cose. Abbiamo anche la scatola dei biscotti di Charlie Brown. È vero, ci piace, comunque ci piace, è un nome simpatico, corto, insomma, e così ci piace il nome. Quindi questo è il nostro Charlie. Ecco, vi portiamo in giro con noi a bordo di Charlie. Quindi chi ci seguirà, e spero siate in tanti, quando sentirete parlare di Charlie sappiate che siamo lui e Charlie. Vedete, intanto fuori ci sono dei bei raggi di sole, perché noi siamo partiti. Esatto. E siamo di nuovo all'estero, in Toscana. Quindi indovinate un po' dove possiamo essere venuti. Non lo so, guardate, siamo magari qualcuno riconosce il posto. Per la cronaca, ai primi di gennaio, vi facciamo vedere un pochino fuori dove abbiamo dormito. In questo campo dove ci sono altri camper. Un'area sosta, molto grande. E qui siamo a bordo di Charlie. Quindi non ci resta che chiudere il video, di salutarvi. Esatto. E però dobbiamo ricordare delle cose molto importanti. Sì, dobbiamo ricordare che noi abbiamo anche una pagina Facebook, appunto a nome di Tickets for Life, e il nostro canale Instagram, quindi sempre magari Tickets for Life. Esatto, quindi chi ci segue anche su YouTube, grazie, iscrivetevi al canale perché ci fate crescere e ci fa un enorme piacere, così possiamo continuare a proporre i nostri contenuti video, a girare e a farvi venire con noi, perché poi il senso è quello, no? Di portare nelle vostre case, magari per chi non può, per chi lavora, per chi è impossibilitato, dei contenuti di viaggio. Quindi quello ci fa piacere se ci seguite su YouTube, su appunto Instagram, ma anche sulla pagina Facebook. Considerate poi che ovviamente per motivi tecnici e anche di connessione, montare un video, pubblicarlo e tutto richiede del tempo, e quindi i video di YouTube non sono in tempo reale. No, purtroppo non è. A volte c'è differita di qualche settimana, a volte si può arrivare a pochi giorni, ma in linea di massima c'è una bella differita. Mentre su Instagram cerchiamo di essere il più possibile in tempo reale, ecco, allineati con il momento. Se volete presente. Sapere dove ci troviamo, anche Facebook, perché poi va di pari passo con Instagram, quindi magari lì una sbirciatina e forse indovinerete anche dove siamo. E quindi oggi mettiamo qualcosa, qualche foto, qualcosa. Noi ci piacciono un po' le foto. E poi se qualcuno fosse in zona, noi molto volentieri saremmo molto contenti di incontrarvi. Sì, infatti questo ci fa piacere, serve anche per quello. Nel frattempo passano i van. Lì c'è un altro van autocostruito. Esatto. E niente ragazzi, buona giornata. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e poi scrivete nei commenti quello che
sì, volete, che insomma. volete, sì, noi rispondiamo a tutti nei limiti del possibile, insomma. Allora, un saluto da Marta, Federico e Ciardino. Ciardino per gli amici. Ciardino. Ciao Ciao, ragazzi, a presto. ciao. Ciao.